Porsche è un mito, costruito attorno alle sue auto super sportive ed esaltato con le altre vetture, veloci e di gran lusso, ma pochi sanno che Porsche naviga. Questo motoscafo è Frauscher per Porsche 850 Phantom, costruito dal cantiere austriaco Frauscher e equipaggiato con la stessa motorizzazione della Porsche Macan Turbo elettrica. Sull'auto di Stoccarda il motore ha una potenza di 470 kW, equivalenti a 639 cavalli, ed è alimentato da un pacco batteria da 100 kWh, lo stesso che troviamo su questa imbarcazione, dove però il motore è stato limitato a 400 kW. Come propulsore è stato utilizzato il piede poppiero. Ma la partecipazione al progetto da parte di Porsche non si è limitata al sistema di propulsione. Abbiamo il volante e vari fregi firmati dalla casa automobilistica. Le finiture cui Frauscher ci ha abituati sui modelli più lussuosi sembrano all'altezza del marchio automobilistico, e chi scende dall'auto per salire su questa barca ritrova lo stesso sapore, lo stesso stile. Ciò che fa la differenza è l'ambiente. Qui siamo sull'acqua. Vi piace questo colore o preferite quello? Non è solo una questione di tinta, Oak Green Metallic per l'850 Phantom e Ice Grey Metallic per la versione Air. Guardiamole dall'alto. Qui abbiamo una prua pontata, mentre il modello 850 Phantom Air è Bow Rider, cioè ha la prua abitabile. Per scegliere la vostra versione dovete pensare a come la utilizzerete. 850 Phantom offre un rifugio sotto coperta dove ritirarsi se scoppia un temporale, se volete rilassarvi, se volete cambiarvi, persino se volete pernottare, anche se è improbabile che lo farete. Più semplicemente questo posto serve per tenere al coperto, al sicuro, tutto quello che portate in barca. Ma se navigare per voi è l'occasione per stare insieme ai familiari, ai figli, ai nipoti, agli amici, allora il modello giusto è l'850 Phantom Air, con i suoi spazi, i divani e le murate che permettono di muoversi in sicurezza anche ai più piccoli. La qualità e la classe sono uguali per entrambi i motoscafi, perché la cura che Frauscher e Porsche hanno espresso per la realizzazione di questi prodotti è identica per entrambi, di altissimo livello, al punto che se è vero che le icone impiegano molti anni per diventare tali, in questo caso il tempo è volato in un istante e questo scafo è già un mito. Nel 2027 Frauscher compirà 100 anni, un traguardo memorabile che solo pochi marchi al mondo possono vantare. Una curiosità: la loro prima barca elettrica venne varata nel 1955. Ferdinand Porsche invece realizzò la sua prima vettura nel 1948 e certo non immaginava che il suo cognome sarebbe diventato uno dei più celebri nel mondo. Era logico che l'incontro di questi due marchi desse origine a un prodotto pluripremiato. Qui ci troviamo sul lago Chiemsee, un punto d'incontro anche geografico tra Frauscher e Porsche, perché siamo in Germania, non lontani da Monaco di Baviera, ma anche vicini all'Austria, a Salisburgo. Ricorrere alla tecnologia dell'auto per elettrificare una barca è la scelta migliore, perché nessun cantiere ha le risorse economiche e le capacità ingegneristiche per fare meglio. Ma non illudiamoci, non è semplice portare su un'imbarcazione le tecnologie dell'automotive. Qui le escursioni termiche sono più elevate e lo sforzo richiesto al motore è più alto, e poi bisogna tenere conto dell'umidità, del salino, insomma tanti problemi da affrontare, ma con Porsche è facile risolverli.
L'unità di controllo, l'unità di potenza e il motore elettrico sono di Porsche. L'imbarcazione è lunga 8,67 m e larga 2,49 m per essere trasportata anche sul carrello stradale. A bordo si possono imbarcare fino a 7 persone. Lo scafo ha un dislocamento di 2,8 tonnellate. Certo, il peso è dovuto anche a queste spettacolari finiture. Avete visto il ponte di coperta, il pagliolato del pozzetto, sono rivestiti di tech. Navigare in elettrico significa gestire la potenza e poi ricaricare le batterie, ma siccome questo impianto ha la possibilità di essere rifornito di energia anche con una capacità elevata, 250 kW, si può ricaricare la batteria e portarla dal 10 all'80% della sua carica in soli 30 minuti. In alternativa è possibile ricaricare le batterie con una normale presa in corrente alternata. E ora mettiamola alla prova. Sono in modalità dock, cioè quella che ci serve sì per fare l'ormeggio, ma anche per navigare a lento moto. E ne ho 4 modalità di utilizzo. Adesso pigio range. E cominciamo ad andare alle andature di crociera. Non devo fare nulla. L'imbarcazione risponde più prontamente, guadagna velocità, mi porta in planata e io vi porto a divertire. Alla minima andatura si percorrono fino a 50 miglia con la batteria completamente carica, mentre a questa velocità, circa 20-22 nodi, l'autonomia si riduce della metà. Grazie al trim sul piede poppiero posso regolare l'assetto e anche alle basse andature riesco a cambiare l'incidenza dello scafo per adattarlo a situazioni evidentemente diverse da queste, come ad esempio mare mosso, onde alte. Qui è tutto oggi molto tranquillo, anche troppo. Ma ci pensiamo noi a ravvivare un po' la situazione con la modalità Sport. Sentite un po' l'accelerazione, sentite? Questi sono kilowatt, cavalli, e questa è velocità. Sono a 30 nodi, entro in virata e siccome la coppia di un motore elettrico è molto più alta a parità di potenza rispetto a un motore endotermico, anche mentre viro non perdo neanche 1 chilometro all'ora, neanche mezzo nodo. Adesso però mi voglio divertire ancora di più. Però si sente che comunque lo scafo è fatto per navigare anche sulle onde. Tagliando le scie mi trovo benissimo. Sto navigando piuttosto velocemente, ma la batteria è sempre molto carica. Vedremo cosa succede tra poco. Cerco uno specchio acqueo in cui non ci sia traffico, in cui non disturbo le altre imbarcazioni, nemmeno i pescatori che si trovano qui sul lago, e preparatevi perché adesso la metto in modalità Sport Plus. Comincio a spettinarmi. È terribile l'accelerazione, è tremenda. Che missile! 100 km orari. Ok, sono a carico leggero, non c'è nessuno, però wow, che emozione! Wow. E allora adesso, se volete davvero sentire tutta la sportività di una Porsche, adesso lo potete fare anche sull'acqua con Frauscher per Porsche 850 Phantom.